Una volta importati i due modelli, scegliamo il flusso della protesi mobile, nominando come sempre la nostra ricostruzione, scegliendo i denti sui quali realizzare le protesi. Ora andiamo a posizionare i denti, quindi diamo 3 punti di riferimento e ci vengono fornite entrambe le arcate secondo la libreria scelta nella fase iniziale. A questo punto possiamo muoverle insieme. Ovviamente in questa fase di protesi mobile non sarà possibile scalare i denti, abbiamo anche la possibilità di muoverli singolarmente con un singolo widget. Oppure con i comandi a tastiera come facciamo abitualmente nelle altre fasi di progettazione. Interessante anche la modalità a catena, quindi seguendo sempre la leggenda a sinistra capiamo come usare la combinazione dei tasti. C'è la possibilità anche di fare azioni di gruppo, come in questo caso, ma giocando con questi slider, che vediamo nella parte sinistra, avremo la possibilità anche di muovere contestualmente i denti della stessa semiarcata, quindi anche gli inferiori in questo caso. Oppure, potremmo decidere di fare una specchiatura, coinvolgendo la parte controlaterale, quindi va da sé che nel momento in cui noi muoviamo il nostro settore, anche il settore corrispondente subirà le stesse modifiche. Quindi questi sono un po' tutte le opzioni di movimento che abbiamo, senza dimenticare la rotazione del gruppo. E detto questo, procediamo con la realizzazione della base, ovvero la parte rosa, quindi, come abbiamo visto in altri casi, andiamo a mettere questa serie di punti chiudendo il nostro percorso dopo aver stabilito i parametri. Rivedendo anche il superiore, decidiamo di gestire a 3 mm il corpo base, sfumando a 1 mm nella parte terminale, cercando di assottigliarla il più possibile. Come possiamo vedere tutto in questo software è parametrizzabile. In automatico ci viene dato un'attenzione e un asse di inserzione per ogni singolo dente, seguendo un vettore ideale. Possiamo volendo modificarlo, scegliendo una nuova inserzione da vista. Prestiamo però attenzione a questo passaggio in quanto ciò garantirà una corretta linea di margine al colletto. Queste linee potremo modificarle, e saranno utili per agganciare il rosa al colletto. Ora, con i nostri strumenti freeform che abbiamo già visto essere particolarmente performanti, abbiamo la possibilità di andare a fare un po' di modellazione della falsa gengiva, disegnando ad esempio una finta radice. Esiste anche uno strumento che ci dà la possibilità di lavorare su una tessitura superficiale della protesi. Insomma, qui abbiamo un modo per sbizzarrirci con tutti i nostri strumenti di freeform. Grazie a degli spot molto grandi degli strumenti di modellazione l'adattamento risulterà estremamente veloce. Con pochi clic vediamo come sia possibile dare un po' di movimento a questa porzione rosa. Cambiando strumento, avremo modo anche di trascinare le parabole gengivali e per poi dare una lisciatura finale. A questo punto siamo arrivati al termine e siamo pronti per condividere il file per la sua produzione. Ricordiamo che questo modulo è analogo al wax-up digitale e al mock-up con gengiva.